Appassionati delle due ruote, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Per chiudere l'anno in bellezza salirò sull'attesissima Moto Guzzi V100 Mandello. Questo marchio storico italiano è stato capace di mettere in campo un prodotto ipertecnologico senza stravolgere il fascino che lo ha sempre distinto. Come sempre cercherò di scoprirla a fondo per trasmettere a voi le mie sensazioni e dare quante più informazioni possibili. Vediamo come va dopo la sigla! Con le sue linee pulite ed eleganti, questa Moto Guzzi V100 Mandello conquista chiunque per i dettagli ben curati. Molto precisi sono gli accoppiamenti delle plastiche, la loro verniciatura è di ottimo livello ma non è perfetta. Il propulsore evoca la tipica configurazione ma solo nell'aspetto. Il suo cuore, più performante dalle caratteristiche sportive, è ora in grado di emozionare. Il tradizionale V2 trasversale si aggiorna dell'ormai più convenzionale sistema di raffreddamento a liquido. Una scelta forse obbligata, considerando la potenza di ben 115 cavalli a 8700 giri minuto. Sempre pronto a riprendere con i suoi 105 Nm di coppia a 6750 giri, oltre che per potenza, questo motore entusiasma anche per l'allungo inaspettato da un bicilindrico. All'apertura del gas dal tutto chiuso non ho percepito alcun effetto on-off. Le vibrazioni sono decisamente contenute a tutti i regimi di rotazione. Le mappe motore sono 4, ognuna di esse offre un'erogazione differente modificando anche i controlli elettronici per la sicurezza. Quest'ultimi si possono ulteriormente personalizzare nell'intervento. Considerando le temperature basse di questo periodo dell'anno, non mi è possibile valutare se questo bicilindrico scaldi o meno. Il freno motore risulta essere moderato nell'intervento. Può essere regolato su 3 differenti livelli indipendentemente dalla mappa motore scelta. Senza preoccuparsi di come viene rilasciata la frizione, un sistema antisaltellamento impedisce alla ruota la men che minima perdita di aderenza. Questo sistema, che rallenta l'attacco della frizione penalizzando di poco la guida sportiva, lo ritengo validissimo per la sicurezza. Il funzionamento del cardano è silenzioso. Sempre grazie alla combinazione dei sistemi elettronici presenti, il suo comportamento non mette mai in crisi la ciclistica. L'innesto della prima marcia risulta piuttosto secco e poco graziato. Le cambiate eseguite in movimento sono invece precise e senza troppa resistenza, a patto di rilasciare la frizione ad ogni cambio di marcia. La leva della frizione a comando idraulico è sufficientemente morbida da azionare. Il comportamento dinamico su strada è da sportiva. Alle velocità autostradali sembra di viaggiare su dei binari grazie alle quote della ciclistica. Il canotto di sterzo è aperto a 24,7 gradi e l'interasse raggiunge i 1475 mm. Nei cambi di direzione è comunque rapida nello scendere in piega. L'effetto raddrizzante non è avvertibile anche forzando la frenata in ingresso curva. Nei tratti particolarmente tortuosi e con curve a gomito è facile trovare l'equilibrio anche mantenendo traiettorie molto strette. La taratura delle sospensioni però a me risulta piuttosto rigida per un uso prettamente stradale della moto. In città le asperità si sentono un po' troppo. Forse il comfort viene in parte penalizzato dalla mancanza di un più complesso sistema di leveraggi, non presenti su questo modello. La regolazione dell'ammortizzatore è possibile nel precarico molla e nel solo freno in estensione. La forcella, rigida di molla e poco frenata nel ritorno, ha un comportamento che non mi soddisfa dovendo superare gli avvallamenti riscontrati sull'asfalto. Per trovare un feeling migliore ho scaricato la molla di una tacca e ho chiuso quasi completamente il registro idraulico in estensione. Le sue regolazioni sono posizionate sul tappo del fodero di destra. L'escursione è di 130 mm. Pensando di trasferire maggior carico sull'anteriore al fine di cercare un ulteriore miglioramento del comportamento dinamico, ho precaricato il monoammortizzatore di 2 click
frenandolo nel ritorno di mezzo giro. Il miglior feeling ottenuto mi ha fatto apprezzare le qualità di questa ciclistica, constatando con quanta facilità si può giocare tra le curve. Il feeling trovato non viene messo in crisi dal passeggero, anzi, il maggior peso aggiunto porta solo che beneficio, soprattutto nei tratti di strada particolarmente dissestati. Ovviamente le regolazioni vanno riadattate mettendo mano ai soliti registri. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Angel GT. Non apprezzando la loro prestazione in generale, non esiterei nel farli sostituire. La frenata è molto potente. All'anteriore 2 pinze ad attacco radiale mordono 2 dischi da 320 mm. La pompa è da sportiva, ma non è difficile modularne l'intervento. Tutto l'impianto è marchiato Brembo e i raccordi sono in treccia metallica. Al posteriore troviamo la stessa qualità. La pinza Brembo a doppio pistoncino morde con forza il disco da 280 mm. Anche in questo caso la tanta potenza disponibile non è difficile da gestire. Il cupolino regolato elettronicamente nella posizione più alta devia efficacemente l'aria da non sentire pressioni sul busto. Il casco rimane esposto ma senza subire fastidiose turbolenze. Originali ed efficaci sono le alette che si sollevano automaticamente all'aumentare della velocità. Selezionando la mappa Rain, la loro apertura quasi immediata offre protezione dall'acqua che scorre lungo le fiancate. In mappa Road o Sport, l'apertura viene posticipata a velocità differenti per offrire una migliore aerodinamicità. Le valigie si fissano al codino della moto senza aver bisogno di un terraietto. Mi sarebbe piaciuto valutare alcuni aspetti importanti trovandole installate. Oltre alle valigie laterali che complessivamente offrono una capienza di 59 litri, per arricchire questa Guzzi V100 Mandello sono disponibili a catalogo numerosi optional. Tra quelli più interessanti troviamo il bauletto centrale da 37 litri, il cambio servo assistito, un cupolino maggiorato, le selle riscaldate, i faretti supplementari, il cavalletto centrale, le manopole riscaldate e il modulo IQS per interfacciare il proprio cellulare. Di fatto c'è tutto quello che serve per rendere questa moto esclusiva e confortevole per i lunghi viaggi. La posizione in sella è di compromesso per favorire in una guida dinamica ma altrettanto comoda. La sagoma della sella pilota non è in linea con la mia filosofia ma risulta confortevole. La sua altezza da terra arriva a 815 mm. Quella del passeggero, di poco più alta di quella del pilota, ha una superficie ampia e ben imbottita. Belle e funzionali sono le maniglie poste lateralmente. Le pedane del pilota sono arretrate il giusto per poter caricare il peso in ingresso curva. Quelle del passeggero sono distanziate adeguatamente dalla sella e da quelle del pilota. Il manubrio, largo il giusto, consente il pieno controllo della motocicletta, curata la rifinitura al di sopra dei riser. I blocchetti sono semplici e funzionali, mancano di personalizzazione e della loro retroilluminazione. Condivido la scelta della chiave tradizionale per l'accensione del display TFT a colori da 5 pollici. La semplicità e la funzionalità sono sempre apprezzate. Le informazioni sul display sono ben leggibili sia di giorno che di notte. Con i pochi tasti presenti sul blocchetto di sinistra non è difficile ricercare le informazioni più utili. Anche la regolazione del cupolino viene fatta con i medesimi tasti. Selezionando le diverse mappe disponibili, il colore del riquadro cambia, piccoli dettagli che fanno piacere. Tutto può essere gestito o controllato dal menu principale, non manca il divertimento per gli appassionati dell'elettronica. La luminosità offerta dal proiettore è ottima. Il sistema Covering Light però non è particolarmente efficace nell'illuminare il manto stradale al centro curva. Il fanalino di coda ha un bel look, ma già visto. Tutto l'impianto è a LED. Al termine della mia prova ho constatato che i consumi di questo bicilindrico sono in linea con quelli dichiarati dalla casa. Con 4,7 litri di benzina si possono percorrere in media 100 km, a patto di mantenere un'andatura turistica.
Ringrazio il concessionario Grati di Bergamo per avermi dato l'opportunità di poter fare un lungo test ride in sella alla Moto Guzzi V100 Mandello. La sede, situata in via Fratelli Kennedy 25 a Pedrengo, in provincia di Bergamo, si rinnova con un'officina dedicata esclusivamente all'assistenza delle motociclette del marchio Moto Guzzi e Aprilia. Non mi resta che consigliarvi di venire a provare questa V100 Mandello. La vostra scelta potrebbe ricadere anche sul modello S, equipaggiato con sospensioni Onlys di ultima generazione. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a non perdervi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao!